In questo video vi faccio vedere svuota la spesa di un negozio di alimentari orientali che si trova vicino a casa mia in Italia. È una ripresa che ho fatto verso la fine della estate, quindi alcune verdure fresche orientali sono di stagione estivo. Sono in un negozio gestito dai signori cinesi. In questo giorno non ho preso niente di prodotti congelati, ma ci sono delle cose molto interessanti. Esempio, queste sono le alici essiccate congelate. Le uso per fare il brodo, per la zuppa di miso e per il ramen. Questi sono i surimi di pesci congelati e quelli di forma tonda li uso per mettere nel piatto di oden. Questi sono i ravioli cinesi congelati. Ci sono anche tante verdure che non conosco. Questi sono i cetorioli. Le bevande, i dolci, i salatini. Le patate, il mais, coriandolo fresco. Questi sembrano i fagiolini lunghi, non li ho mai provati. Questi si chiamano nikuman, i panini al vapore ripieni di carne congelati. Ho già pubblicato la videoricetta di nikuman che sono buonissimi e il suo link lascio nella descrizione. Questi invece mi sembrano i panini al vapore ripieni di marmellata di fagiolini rossi. Nel frigo grande si possono trovare il tofu fresco, cotonato o setato e ci sono tanti prodotti cinesi che non li conosco. Questi funghi abbiamo anche in Giappone, si chiamano funghi enoki. Mettiamo spesso nella zuppa. C'erano i noodles freschi. Non li ho mai provati, ma sembrano molto buoni. In periodo estivo si possono trovare delle pannocchie fresche e le lesso e le mangio con il sale, oppure le faccio grigliate condite con la salsa. Ho già pubblicato la videoricetta e lascio il link nella descrizione. Ci sono le radici di loto che mi piacciono tanto, ma non le trovo mai freschissime, quindi non le ho mai prese in Italia ancora. Invece questi sono kimchi, è un prodotto coreano molto famoso anche in Giappone, fatto di cavolo napa fermentato con diverse spezie. Sto creando la videoricetta di kimchi e vi farò vedere prossimamente. Qua ci sono diversi tipi di alghe essiccate, il tè cinese, il tè giapponese. Queste sono le alghe nori. Questa credo che sia una julienne di rapa daikon essiccata. Questi sono dei diversi tè cinese e infusi cinesi. Le alghe wakame essiccate per mettere nella zuppa. Questi sono i vermicelli di fagiolini verdi. Dentro questa confezione ci sono delle cose che se si friggono diventeranno dei salatini di riso che comunemente nei ristoranti cinesi si chiamano nuvolette di drago e vengono servite come antipasto. Questi sono le bacche di goji. In Oriente bacche di goji sono delle cose che considerate una cosa molto salutare e io uso a volte per colorare alcuni piatti, tipo chirashi sushi, che sarebbe tipo poke, un tipo di sushi. Metto nella insalata e nel chawanmushi, che sarebbe il budino salato. È un piatto a base di brodo dashi e l'uovo, ha una consistenza e un gusto coccoloso soprattutto in periodo invernale, ma è buonissimo anche in estate raffreddandolo. Il suo link lascio nella descrizione. Questi sono il ramen istantaneo e ci sono diversi noodles essiccati. Questi sono gli spaghetti di grano saraceno che si chiamano soba. Quasi sempre non sono mai 100% grano saraceno, ma misto con la farina 00. Questi sono gli spaghettini sottili che si chiamano soumen, che vengono mangiati soprattutto in estate. Questo è il ramen coreano istantaneo. Anche questo il ramen coreano piccante istantaneo.
Questi sono i ramen cinesi istantanei. Questi sono gli spaghetti di fecora di patate essiccati. Questi invece sono i noodles essiccati e sono i miei preferiti. Ho finito la spesa e sono tornata a casa. Adesso vi farò vedere cosa ho preso e quanto ho speso. Ciao a tutti! Allora, oggi volevo farvi vedere svuota la spesa. Io vivo in Italia, sono andata a comprare ingredienti orientali, un negozio gestito dai signori cinesi. A tornare a casa 2 ore e ci ho messo. Sono appena tornata, vorrei farvi vedere cosa ho preso oggi, perché io ho un sacco di altri ingredienti, le salse, diverse salse che c'ero già nel frigo, quindi non ho comprato, però quello che mancavano ho preso oggi, che è abbastanza quantità, infatti sono andata con carrello. Allora, questo credo coriandolo fresco, €1 penso. Questo uso non è verdura proprio giapponese, infatti mi piace utilizzare quando faccio piatti thailandesi, vietnamita, piatto asiatica e spaghetti freddi di soia con gamberi, verdure, mettere generosa quantità di coriandolo fresco, condire olio piccante, salsa di pesce e olio di sesamo, aglio, zenzero, e viene molto bene. Uno dei primi video che ho fatto quando non ho ancora deciso, il mio canale fa solo cucina giapponese. Inizio, siccome io mangio molto cucina coreana, cucina cinese, thailandese, avevo idea di fare cucina orientale in generale, quindi ho pubblicato un video di piatto cinese che mi piace tantissimo. Viene usato questo qua, coriandolo fresco, casomai attacco il link, si chiama tofu e pitan, utilizzato con uovo 100 anni, e poi cipollotti, questi sto roba abbastanza anche mercato di verdure e in città, anche supermercato, naturalmente ho trovato anche da loro. Questo bello maccio di cipollotti credo €2, €2,50. Questa erba alina, noi orientali usiamo tanto, e verdure che ci fa tanto bene, quindi poi c'è un profumo pazzesco, e utilizzerò come farcitura della ravioli alla griglia che domani volevo fare, e siccome famiglia di aglio, quindi sa da un po', sa da aglio. Adesso sentiamo un attimo, sì, un po' un profumo di aglio, quindi magari chi non piace. Questo è anche semplicemente buono, anche saltato con la padella olio di sesamo, cucinare salsa di soia, mirin, chi ce l'ha, salsa ostriche, e adesso c'ero nel frigo. Questo oggi non ho comprato perché avevo, uno di salse che mi aiuta tanto per decidere il sapore, e diventa, sì, fa del suo odore molto interessante, perché salsa densa, addensata, sento dolce e salato e profondità, e quindi sì, questo se compro €3,80, ma non ho comprato oggi. Sarebbe buono nirata, ma forse non ho ancora fatto vedere ricetta. Allora, questo è erba alina che costava credo
2 euro forse. E poi questo noi chiamiamo chingensai, ma voi chiamate pak choi. Questa è una verdura che ha un suo sapore molto interessante e soddisfa tantissimo anche ai vegetariani. Verdura che ha carattere, suo sapore, consistenza croccante, molto interessante. Questo con pak choi ho fatto forse 2-3 video ricette, attaccherò il link. Mais, noi chiamiamo tomorokoshi e verdure estive. A me piace tanto mais fresco e bollire con acqua abbondante e un po' di sale già nell'acqua. Appena bollito mangiare così semplicemente è veramente buono, mi piace tanto come sapore. 2 o 3 euro credo. Bello, bellissimo. Bello sacchettone di germogli di soia. Questi sono buonissimi, più di quelli che trovo in un supermercato italiano, che ormai negli ultimi anni riesco a trovare, ma molto più buono soprattutto perché hanno soia proprio attaccata sapete che germogli di soia vuol dire che escono dal soia e quindi molto nutriente e buonissimo sapore di soia, gustoso, e poi con la parte bianco che è croccante e buonissimo. Questo sacchetto grande 600 grammi costava 3 euro. E poi questa confezione con pasta per fare gyoza, perché anche loro fanno ravioli, quindi si vede che comprano ristoratori o anche persone normali. Non c'è scritto quanti pezzi, ma sono veramente tantissimi gyoza che posso fare. Costa solamente 2 euro. E poi tofu fresco setato, buono. Con questo io faccio hiyayakko che ho già fatto video ricetta molto semplice e metterò il link. Questa, se non sbaglio, perché qua non c'è scritto che cosa, questo ho scritto io, non è che hanno scritto loro, quindi non sono sicurissima, però penso che questa credo che costava 1,50 euro, quindi 2-3 euro. Invece questa confezione di 2 tofu cottonato, più compatto, ma non compatto come tofu compatto che troverete in un negozio biologico, quello non è nostro tofu, quindi si chiama tofu ma tanto duro. Invece questo è cottonato più compatto di questo, un po' più facile da gestire per certe ricette. Infatti con questo di solito faccio tofu fritto in salsa dashi, agedashi tofu, tofu teriyaki che ho già fatto video ricetta e metterò il link. Questa costava 2,50 euro. Questa è una confezione di alghe nori. C'erano confezioni 10 pezzi, ma io uso tanto, quindi ho comprato 50 pezzi. 50 pezzi di alghe nori costa 9 euro. Bottiglia di salsa di soia costa 7,50 euro. Bottiglietta piccola di olio di sesamo costa 3,50 euro. Una confezione di funghi shiitake essiccati 2,50 euro. E di tutto ho speso 41,80 euro. Di solito quando vado lì più o meno spendo minimo 40, più o meno 50 euro, 40 euro, dipende cosa prendo. Va bene, spero che vi è piaciuto questo video e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!